başlıyoruz. So why should an entertainer Ciao a tutti, sono Giulia Zuppi, Head of Mobile e co-founder di Mia Mobile, una nuova realtà italiana che è reseller in esclusiva in Italia per AdColony. AdColony è una soluzione globale di in-app advertising, il network più grande al mondo per SDK integrati. Raggiungiamo oltre 1,5 miliardi di utenti nel mondo, quindi abbiamo deciso di parlare del nostro, di questo nuovo canale media che si sta affermando con un ospite. Nostra cliente e partner di GroupM, che è Monica Cipriani. Ciao Monica. Ciao a tutti. Prima di farle qualche domanda appunto sull'approccio di GroupM e su questo media, vorrei prendermi qualche minuto per darvi dei dati di scenario globale appunto relativo al mondo in app e agli investimenti che vi stanno ruotando attorno. Innanzitutto si tratta di un canale che ha una penetrazione crescente anno su anno. Dei 7,8 miliardi di persone nel mondo appunto con device mobili, l'anno scorso circa ognuno di loro ha scaricato 4 app e mezzo nell'anno in media, con un incremento dal 2019 di oltre il 23%, quindi un canale quanto mai pervasivo nell'utilizzo da parte degli utenti. La categoria più scaricata in assoluto in termini di download proprio al mondo è quella dei giochi. Gli games, mobile games, ci sono stati oltre 15 miliardi di download nel 2020, considerando sia iOS che Android, quindi veramente una presenza molto, molto forte anche nella vita quotidiana e sui nostri device, con una industry che quella dei digital games, che è in assoluta crescita, una industria da miliardi di dollari che l'anno scorso ha fatto circa 175 miliardi appunto nel 2020 di in-game advertising. Dove, dato secondo me interessante, oltre il 16% è stata la crescita del video advertising su questo canale. Quindi diciamo che i clienti lo stanno usando sempre più anche in termini di per la comunicazione di marca e per la brand awareness, e non solo appunto lato performance. Le revenues dei digital games sono da sempre una fetta importante di questo mercato, ma il mondo, i device da cui gli editori raccolgono revenues sono diversi, ma quello dello smartphone è in costante crescita. Se cubava al 35% nel 2018, il marketer stima che raggiungerà il 40% quest'anno, il 41% l'anno prossimo, quindi un canale anche per i publisher in assoluta tendenza di crescita. I marketer ci dice che circa 3 ore al giorno vengono spese sul nostro device mobile, con un 91% di utilizzo assolutamente delle in-app e solo il 9% in browser. Quindi il canale, non solo il device mobile, ma il canale in-app è una ormai normalità per gli utenti, e a livello globale lo sta diventando anche per gli investitori, per i publisher. Quindi
qui mi rivolgo a Monica e le chiedo come e perché Group M ha deciso di presidiare questo canale e cosa ha ritenuto che fosse appunto importante anche per il mercato italiano. Allora, grazie Giulia per questa domanda e soprattutto per l'invito. Io sono Monica Cipriani e sono la responsabile del team Product Marketing di Xaxis, la unit Programmatic Outcome Based di Group M. Diciamo che oggi ci troviamo qui perché l'anno scorso in Xaxis diciamo che ci siamo resi conto che qualcosa nel mercato pubblicitario stava cambiando. Il 2020 è stato diciamo un anno sicuramente importante, diciamo non soltanto per noi come persone ma anche come industry. Ci sono stati una serie di fenomeni a livello globale che hanno cambiato e che stanno cambiando anche tutto quello che significa appunto tutto quello che è legato al mondo gaming. Sicuramente quello che abbiamo visto è che i giochi e tutto l'ambito appunto e tutto il mondo gaming stava cambiando, diciamo cambiando pelle e sicuramente quello che abbiamo visto è che i giochi hanno svolto e continuano a svolgere un ruolo fondamentale di connessione sociale ma anche di intrattenimento e per cui se fino magari a qualche tempo fa, ecco, il gaming veniva considerato quasi un qualcosa per pochi eletti, no? Per appassionati, per nerd. Sicuramente grazie anche a tutto quello che è successo lo scorso anno e al boost digital dato dal Covid, il gaming è diventato sicuramente un fenomeno mainstream. E non lo dico io, diciamo, lo dicono i numeri, citando insomma i tuoi numeri si parla di quasi di 3 miliardi di utenti a livello globale e l'anno scorso, all'inizio dello scorso anno, The Colony tracciava un 59% degli italiani connessi online. Quest'anno i dati parlano proprio del 68% di persone connesse online che giocano appunto a mobile gaming e che spendono più di 3 ore al giorno su questi device. Sicuramente questi dati non possono essere ignorati, quindi come Xaxis lo scorso anno abbiamo deciso di costruire un'offerta dedicata al mondo gaming chiamata appunto Xaxis Games per rispondere alle esigenze dei clienti di intercettare questo target appunto su questo nuovo mezzo. Sì, infatti lo scenario, no? Nello scenario che tutti abbiamo in mente o sempre avuto in mente, come tu dicevi, è il profilo tipo, no? Di un mobile gamer un 14 anni con le cuffie, invece non è proprio così. Assolutamente no. Diciamo che io, almeno diciamo dal mio punto di vista, anche quando abbiamo insomma iniziato anche lo scorso anno a studiare tutta la parte del gaming, mi sono resa conto che nel team di Xaxis c'erano un sacco di persone, anche diciamo 20, 30, anche sopra insomma i 30 anni, appassionati del mondo gaming, ma insomma delle persone come noi. Quindi diciamo che l'idea del gamer spesso è uno dei un po' dei falsi miti legati ancora a questo mondo, ecco. Certo, infatti aggiungo un dato a quello che hai dato tu prima, no? Quindi non solo circa il 67% degli adulti italiani mobile gamer, ma
appunto molto trasversale tra uomo e donna intanto, perché è un canale molto, molto democratico, quindi abbiamo circa il 50%, 55 le donne e il 49,5 gli uomini, no? Lontano da ogni immaginario nostro. E poi per esempio la fascia 35-44 anni occupa circa il 25%, almeno della nostra inventory italiana, quindi assolutamente non un canale solo per giovani. Possiamo dare anche qualche insight in più su che cosa utilizzano, cioè quando viene utilizzato questo tipo di canale e in che momenti, perché non soltanto cioè non viene utilizzato, diciamo, come schermo principale, no? Ma nella maggior parte del tempo è il fenomeno del second screen che la fa da padrone, quindi mentre gli utenti hanno la TV accesa piuttosto che stanno ascoltando della musica, la loro attenzione in realtà è sul device che hanno in mano e quindi nell'utilizzo dei mobile games. Quindi Monica, che ruolo gioca il mobile gaming nel marketing mix e come si inserisce, no, nel ventaglio di canali digitali che prende a disposizione? Allora, sicuramente un po' mi collego alla domanda di prima. Sicuramente, diciamo, le misure della pandemia hanno cambiato il mercato dei giochi. 10 anni fa le generazioni si spostavano e diciamo, abbiamo assistito ad uno shift dai media classici ai social media. Quello a cui stiamo assistendo ora è una fetta importante di persone che, diciamo, preferiscono un'esperienza più interattiva legata appunto ai giochi. Questo ci conferma ancora, insomma, che appunto il gaming non è assolutamente un fenomeno di nicchia. È un po' quello che abbiamo visto quest'anno e anche un altro dato importante che, insomma, mi faceva piacere citare, proprio il tentativo del gaming di andare oltre il gaming stesso. Abbiamo visto comunque diciamo, per allargare un attimo il perimetro, anche tutto quello che non è mobile gaming. Abbiamo visto piattaforme di streaming che hanno, diciamo, ospitato grandissimi eventi sportivi, grandissimi eventi, diciamo, anche musicali e sicuramente questo è un ennesimo dato per capire come appunto questo mezzo non sia più soltanto un mezzo per pochi. Chiaramente questo non può essere appunto ignorato in primis dai clienti, insomma, che vogliono appunto raggiungere questo target, ma anche da chi come noi è invitato, insomma, a fare consulenza poi ai clienti per insomma la loro pianificazione pubblicitaria. Quindi sicuramente il gaming può all'interno dei vari canali che si possono attivare, che un cliente quindi può attivare all'interno del proprio media mix, può essere considerato o un canale a sé stante, insomma, perché appunto ha delle specificità del gaming stesso, o comunque può assolutamente rientrare in una pianificazione video, in una sorta di estensione della video strategy, appunto perché i formati principali sono appunto quelli, diciamo, i formati video, ma proprio perché sono tipici di questo, diciamo, di una tipologia di mezzo che si fonda sull'entertainment, e quindi il gaming è assolutamente un importante mezzo in questo mondo appunto dell'intrattenimento, alla stregua di altri mezzi, insomma, che conosciamo bene, che appunto ci intrattengono da qualche anno, in primis appunto la TV e tutto quello legato al mondo video, insomma. Sì, mi collego al tema entertainment, no? Anche perché è un micro momento buono per un brand per comunicare.
senso che non mi trovo diciamo, l'utente in un momento rilassato, in un momento di svago, magari di divertimento, quindi con un sentimento positivo, e questo ha una ripercussione anche sui KPI che andiamo a raggiungere, perché in termini di PTR, parlando insomma, un po' per il nostro settore, in termini di viewability, comunque nel nostro caso noi lavoriamo per esempio con formati ottimizzati per il canale mobile, quindi anche con formati full screen, audio on, no? Dove diciamo, l'esperienza di advertising può essere un po' vissuta in modo completo, senza andare a interrompere diciamo, un momento di necessità dell'utente. Quindi questo credo che, o spero che sia un elemento di cui i clienti stanno accorgendo. E, su questo ti faccio la domanda successiva. Quindi un tema molto caro ai clienti, soprattutto quest'anno, è la brand safety. E invece noi stiamo parlando di un ambiente che è quello in app, magari gaming, quindi insomma parole che hanno sempre suggerito, no, per i discorsi anche di prima, un po' poca fiducia da parte degli utenti. Qual è la tua esperienza appunto in termini di brand safety e di tracciabilità di questo mezzo? Allora, diciamo che secondo me il gaming e tutto questo comparto in generale risente ancora di tantissima diffidenza da parte appunto in primis da noi, insomma, dagli operatori del settore. Secondo me ci sono una serie di falsi miti ancora su cui appunto fare education e anche per conoscere appunto in maniera sicuramente un po' più specifica questo mezzo stesso. Probabilmente questi falsi miti sono dovuti al fatto che il gaming è considerato un mezzo user generated content, quindi diciamo ci sono una serie di preoccupazioni legate a questo, però comunque non tutto il gaming è appunto UGC, ci sono comunque tantissime piattaforme come appunto tutto quello che significa mobile gaming, su cui diciamo sono i publisher stessi che producono contenuti, producono giochi, quindi comunque producono dei contenuti safe dall'inizio. E in generale anche quelle piattaforme di gaming che vedono quindi l'uso e magari un coinvolgimento maggiore da parte degli utenti, comunque stanno investendo tanto anche in tool di brand safety o comunque in una serie di azioni, perché appunto come dicevi tu Giulia, il tema della brand safety è comunque un tema molto 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 sentito da parte dei clienti, e aggiungerei anche assolutamente giustamente sentito. Ricordo però che comunque il programmatic consente su una buona parte di inventory gaming, come appunto tutto il mondo del mobile gaming, di sfruttare delle tecnologie che insomma sono riconosciute sul mercato di brand safety, brand suitability, insomma tutta una serie di strumenti capaci di assicurare al cliente un livello maggiore di brand safety nel caso in cui il cliente lo volesse, e quindi diciamo assicurare il cliente in maniera con una brand safety o standard o custom rispetto a quelle che insomma potrebbero essere le esigenze stesse del cliente stesso. In questo periodo si parla tanto anche di brand suitability, quindi legato appunto magari non al brand, ma legato ad un prodotto, insomma al messaggio che in quel momento il cliente vuole trasmettere. Quindi sicuramente su una grande parte di inventory gaming
il cliente può sfruttare tranquillamente questa tipologia di tecnologie che già si usano sul mercato, insomma, da qualche anno, quindi è sicuramente un ulteriore elemento di un ambiente safe, insomma, per il cliente stesso. Certo, infatti il tema della trasparenza, ma soprattutto per un canale che soffre un po' della diffidenza del mercato, ma anche perché è un canale nuovo dal punto di vista appunto dei tracciamenti e della pervasività anche sul mercato, è un tema molto importante. AdColony, essendo un player che da oltre 10 anni si occupa di mobile only e di in-app, ha integrato nel proprio SDK Integral Ad Science, MOT, Double Verify, quindi tutti i principali certificatori di terza parte, proprio perché abbiamo individuato, no, questa necessità di trasparenza da parte del mercato. E poi sì, grazie per aver citato, insomma, gli user generated content, perché sono stati la grande moda, no, negli ultimi anni, da quando sono nati i social. Sicuramente denotano, no, un tipo di partecipazione e nascita del community, quindi un attaccamento al brand completamente diverso, ma ovviamente dei rischi. Adesso non starò qui a citarli perché tanto il nostro mercato li conosce tutti, ma tanti vantaggi e tanti rischi si corrono. Nel mondo in app diciamo, si parla di una brand safety, diciamo, contestuale, nel senso che finché il publisher non aggiorna l'app e l'utente non rifà il download, non ci sono contenuti nuovi e quindi il cliente non troverà mai, diciamo, un contenuto inaspettato rispetto a quello che aveva provato in fase di, appunto, creazione della whitelist, banalmente. Quindi questo già ci aiuta, appunto, a creare un ambiente sicuro anche e soprattutto per delle categorie un po' sensibili, no? Pensiamo all'audience kids, tutto il mondo kids, certo, certo. Protetto e non raggiungibile attraverso i dati, no? Avere un ambiente, una whitelist magari COPPA compliant, che permette di raggiungerli in un ambiente che è un gioco pensato per bambini e assolutamente safe, è assolutamente, appunto, un plus che solo un canale del genere può offrire, come anche l'NDA compliant per il mondo alcolici, tabacco e quant'altro, quindi assolutamente uno spunto interessante. Grazie. E in ultimo, Monica, quali sono secondo te i formati più innovativi che questo canale può mettere a disposizione, come si integrano magari nell'esperienza di gioco? Allora, diciamo che un po' come quello che, appunto, di cui parlavamo prima, è la natura di intrattenimento del mezzo stesso. Quindi sicuramente i formati più indicati sono i formati video. Uno dei formati più apprezzati del mondo gaming e del mondo del mobile gaming è sicuramente il cosiddetto rewarded video, o video con rewards, come si vuol chiamare si chiami, però comunque un video che che non interrompe mai l'esperienza di gioco dell'utente, ma magari è inserito in momenti, diciamo, di setting delle impostazioni, non in momenti cardine del gioco, e quindi, diciamo, non va mai a interrompere quella che è, insomma, anche il picco magari di adrenalina, no? del gioco stesso. È sicuramente uno dei formati più apprezzati, e cito un dato di una ricerca, credo, dello scorso anno di Millward Brown, che insomma
diceva che questa tipologia di formati sono apprezzati per 3 volte di più rispetto magari ai formati classici standard video, quindi sicuramente questa tipologia di formati che consentono anche agli utenti di vincere delle vite, di andare avanti nel gioco, sono secondo me dei formati che devono essere tenuti in considerazione appunto quando si fa si inserisce il gaming all'interno del media mix, o comunque nel momento in cui si può scegliere anche una pianificazione di video, perché no inserire anche una parte di worded video, appunto perché c'è sicuramente uno scambio e una relazione che si crea con l'utente, forse diciamo un po' più diversa rispetto a quello che magari sono i classici formati video, formati skippable, formati in stream o outstream. Forse il successo, no, di questo formato, almeno dal punto di vista degli utenti, che è il dato che io vedo e che possiamo mostrare, quindi dove questo formato è incredibilmente molto più meglio percepito dagli utenti rispetto agli altri, come dicevi, è dovuto proprio a un cambiamento, no, nella nostra fruizione dei canali digitali, dell'advertising, perché oggi la nostra vita, almeno online, è circondata e sovraffollata di pubblicità, quindi il tema della viewability, il tema dell'efficacia, no, del raggiungere il target giusto nel micro momento giusto, anche con qualcosa che non gli dia fastidio e non interrompa la sua esperienza di navigazione, secondo me è fondamentale. Anche siamo nell'era dell'on demand, no? Cioè siamo abituati a avere contenuti in cambio di qualcosa, quindi questo secondo me è un formato che crescerà tantissimo. Sono sicura che anche i clienti, in quanto sempre più utenti, inizieranno a comprenderlo, ad apprezzarlo sempre di più, perché appunto non solo permette di non interrompere e raggiungere KPI ottimali, ovviamente, perché una volta poi attivato il play è difficile, no, che una visualizzazione venga interrotta, anche se possibile, ma poi anche in termini di engagement successivamente rileviamo dei risultati molto, molto alti. Quindi continuiamo, spero di aggiornarmi con te magari con i dati dell'anno prossimo e vedere questo dato ancora più alto, e magari anche insieme a dei clienti per capire il loro punto di vista su. Sì, sicuramente quello che stiamo vedendo noi è che comunque quest'anno c'è un'attenzione maggiore rispetto allo scorso anno sul mondo gaming, quindi anche io spero di tornare a parlare magari con un cliente. Abbiamo una case di cui non posso citare il nome proprio on air in questo, appunto una campagna on air in questi giorni con un formato appunto di worded video. Era un cliente, insomma, che abbiamo portato, che abbiamo spinto a fare a fare questa tipologia di ambiente e di formato, ma appunto gli outcome e i KPI che sono venuti fuori sono sicuramente molto molto positivi, quindi spero di tornare a parlare magari con questo cliente per raccontare una case, insomma, perché è sempre un qualcosa che può essere di ispirazione anche per altri clienti. Bene, nel frattempo io ti ringrazio tantissimo di avermi accompagnato in questa prima, insomma, grazie a voi, pillola, e spero ci sarà di nuovo occasione. Questo contenuto sarà
all'interno del canale YouTube di AdColony, che è Digital Box, dove se tu o chi ci sta ascoltando vorrà vedere degli altri contenuti, ce ne sono tantissimi prodotti appunto dai nostri corrispettivi un po' in tutti i paesi d'Europa e del mondo, quindi anche insomma un punto di vista interessante per vedere cosa sta succedendo all'estero. E grazie ancora e a presto. A presto.